Ciao a tutti e benvenuti alle Mos de Calcio. È il giorno dopo Napoli-Barcellona, prima prova di fuoco per Calzona che, come tutti sanno, ha sostituito Mazzarri in panchina. Chi tifa per i partenopei può sicuramente ritenersi soddisfatto, non tanto per il gioco quanto per il risultato. In tanti ritenevano che il Napoli avrebbe fatto da agnello sacrificale, ma non è stato così. Osimhen e compagni restano in corsa per il passaggio del turno. Pur restando favorito il Barcellona, il Napoli ha le sue buone chance, ma sarà il campo a decretare la sentenza inappellabile. Prima di proseguire parlando della partita, vi invito a iscrivervi al canale. Dicevamo, prima partita di Calzona contro un avversario difficilissimo, avversario che tuttavia ha manifestato i limiti che si sono visti fino ad oggi. Sappiamo tutti che i tifosi catalani non sono contenti della stagione e non gli si può dar torto, ma quelli del Napoli hanno ben più motivi per lamentarsi. Ovviamente non era possibile aspettarsi un Napoli trasformato, Calzona ha avuto soltanto il tempo di scegliere gli 11 titolari e poco altro. Delle note positive ci sono state sicuramente, più che altro nell'atteggiamento della squadra, atteggiamento che tuttavia non può bastare a risolvere quelle criticità che il Napoli porta dietro di sé da mesi. Non mi riferisco soltanto alle incertezze difensive dei due centrali, Rachmani e Juan Jesus, o a Di Lorenzo che evidentemente sta giocando la peggiore stagione da quando è a Napoli, pur mantenendosi sulla sufficienza, ma anche al centrocampo che mentre l'anno scorso è stato un punto di forza, quest'anno è in totale confusione. Il povero Lobotka deve dimenarsi da una parte all'altra, costretto a fare anche il lavoro di Anghissà, mentre Caiusse non è mai riuscito a inserirsi in questo Napoli e quando ha giocato Zielinski, se si escludono le prime partite di campionato, dove a mio avviso è stato tra i migliori, poi è calato vistosamente fornendo delle prestazioni mediocri, se non peggio. Un centrocampo, quello del Napoli, che ha perso la capacità di palleggio e di schermare la difesa, senza parlare delle riaggressioni. La questione è che tutte queste doti le acquisisci allenandoti in modo specifico e costante, senza dimenticare la preparazione atletica richiesta, che è stata una delle altre noti dolenti della gestione Garcia. Garcia che da quello che si dice, ma anche da quello che abbiamo potuto vedere, non ha svolto un lavoro del genere durante la preparazione così come durante la sua permanenza in panchina, dando priorità ad altro evidentemente. Man mano che i mesi sono passati senza quell'allenamento specifico di cui dicevo poc'anzi, i giocatori hanno disimparato ciò che sapevano fare. Al netto di ciò, il problema è anche numerico, di uomini. Chi può essere inserito in questo centrocampo per migliorarlo? Traoré è senza minuti nelle gambe e sono sicuro che verrà rispedito al mittente. Den Donker potrebbe forse garantire un po' di copertura alla difesa, ma nulla di più. Zielinski è fuori dal progetto. Gioco forza resta Caiusse. Ora, per quanto Calzona possa ristabilire i principi di gioco di Spalletti, questi vanno allenati, serve tempo. Ma non voglio dilungarmi su questi aspetti perché è di Napoli-Barcellona che voglio parlare. Dicevo dell'atteggiamento del Napoli che è sicuramente stato positivo. La squadra ha giocato alta anche se i primi 20 minuti sono stati una vera sofferenza con il Barcellona che ha tirato 4 volte verso la porta inquadrandola per ben 3 volte. Di Lorenzo non riusciva a arginare Cancelo, Caius si è fatto sovrastare da Gundogan mentre Yamal a sinistra godeva di tutta la libertà di questo mondo. Per fortuna il calciatore non era in una delle sue migliori serate e così incredibilmente non ha approfittato delle disattenzioni di Olivera. A Lewandowski se gli concedi due tiri a porta, uno lo segna e così è stato. Se nel primo tempo ci ha pensato Meret, al secondo tiro il portiere non ha potuto fare nulla, ma devo evidenziare i demeriti di Rachmani che ha lasciato la marcatura del polacco. Questo è stato l'errore determinante, ma va detto come Anguissà, perennemente a spasso per il campo senza meta, non abbia chiuso la linea di passaggio tra Martinez e Pedri, autore dell'assist. Di Lorenzo inoltre non è stato veloce a scalare su Lewandowski, ma il capitano è il meno colpevole. Il Napoli nel secondo tempo ha sicuramente giocato meglio rispetto al primo, ma senza costruire palle gol, se si esclude quella che ha permesso a Osimhen di pareggiare, anche grazie ad un intervento sbagliato di Martinez che non sarebbe dovuto andare in anticipo. Meglio così. Con le sostituzioni fatte da Calzona si è intuita la voglia di provare a vincere la partita e questo ci riporta al discorso sull'atteggiamento dei calciatori. Adesso il lavoro da fare è coordinare l'atteggiamento con le gambe, non so se mi spiego.
Di lavoro da fare ce n'è tanto. Dopo la partita di ieri sognare l'accesso ai quarti di finale comunque non è follia. Questo Barcellona può essere battuto, ma ripeto, anche in ottica campionato il lavoro da fare è tanto e la strada è parecchio in salita. A mio avviso il Napoli ha molte più possibilità di eliminare il Barcellona e qualificarsi al prossimo turno di Champions League, che qualificarsi in Champions League, diciamo con la classifica in campionato. Bisogna comunque fare ogni sforzo possibile per arrivare quinti in classifica e sperare che questo dia accesso alla Champions League. Questo penso sia il risultato massimo ottenibile dal Napoli e anche così sarà difficile. Come sempre attendo i vostri commenti, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video.